Ciao e benvenuti in un nuovo video della serie Cucito mai più senza. In questo video risponderò a una domanda super frequente che ricevo. Per cucire a macchina è meglio utilizzare filo in poliestere o filo in cotone? Avevo già risposto a questa domanda in un video precedente sulle 5 domande sul filo più frequenti che ricevo su Instagram. Vi lascio il link nell'info box sotto il video o qui sopra a destra. In questo video approfondiremo un po' meglio l'argomento per capire quando è davvero utile utilizzare il filo in poliestere o il filo in cotone. In questo video utilizzo rocchetti di filo presi da due box, uno per il cotone, uno per il poliestere. Trovate come sempre il link ai prodotti che utilizzo nel box descrizione sotto il video. Ricordo come sempre che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. Veniamo quindi alla diatriba cotone versus poliestere. Il filo di poliestere è molto più fine, performante, elastico e durevole. Questo vuol dire che può essere utilizzato con qualsiasi tipo di tessuto, fermo o elastico, leggero o pesante. Le cuciture realizzate con filo in poliestere saranno più resistenti e di conseguenza anche il capo durerà più a lungo senza scucirsi. Il filo in poliestere diciamo quindi che è universale e va bene su tutto, si va sempre sul sicuro. Esistono fili in poliestere più sottili o più spessi, da scegliere in base al tessuto che si deve cucire o alla lavorazione. Nel video precedente delle 5 domande più frequenti sul filo per cucire a macchina, di cui trovate il link in info box, vi spiego meglio che cos'è il titolo e come scegliere lo spessore del filo in base al tessuto o alla lavorazione che dovete fare. Ricordate di scegliere sempre l'ago giusto in base al tessuto e al filo che state utilizzando. In info box vi lascio anche il link al video in cui parlo di come scegliere l'ago giusto per il vostro progetto di cucito. Passiamo al cotone. Il filo di cotone è meno elastico e durevole perché tende a perdere le sue qualità molto più velocemente. Un vecchio filo di cotone, soprattutto di scarsa qualità, tenderà infatti a spezzarsi molto più facilmente. Questo per esempio è un filo per imbastire, è proprio un filo pensato e progettato per imbastire, si acquista come filo in cotone per imbastire a mano. Il filo per imbastire in cotone è pensato appositamente per essere rimosso facilmente, quindi può essere spezzato facilmente. Questo tipo di filo non va mai utilizzato nella macchina per cucire perché sarà praticamente impossibile cucire, tenderà continuamente a spezzarsi. Va utilizzato solo per imbastire a mano. Lo stesso farà un filo di cotone vecchio o di scarsa qualità e deteriorato. Se non si spezzerà mentre cucite a macchina, si spezzerà quasi sicuramente sul capo una volta indossato, e parlo purtroppo per esperienza personale perché mi è capitato. Quindi se volete cucire a macchina con un filo di cotone, mi raccomando, acquistate sempre fili di qualità come questi. Il cotone è perfetto per cucire capi in tessuto fermo in fibre naturali come tessuti 100% cotone o lino. Il superpotere del filo di cotone, essendo naturale, è di riuscire a tingersi dello stesso colore del tessuto se una volta realizzato un capo o un accessorio vogliamo cambiargli colore. Ho realizzato questa sacca zainetto in tela di cotone colore cru, in pratica la tela che utilizzo per realizzare i modelli, e per cucirla ho utilizzato un filo di cotone e cru esattamente della stessa tonalità. Il tutorial per cucire questa sacca zainetto lo trovate nell'info box o qui sopra a destra. Una volta cucito tutto il sacchetto lo tinto in lavatrice e come potete notare le impunture si sono colorate esattamente come il tessuto. Questo è un cappello realizzato con la stessa tela di cotone in originale con cotone e cru, ma utilizzando un filo di poliestere. Per cucirlo trovate un corso di cucito online apposito su www.cucitoespresso.it. L'ho lavato insieme alla sacca zainetto di cotone, quindi stesso lavaggio con stesso colorante in lavatrice. Il filo di poliestere non si è tinto ma ha mantenuto lo stesso colore originale e cru o fucsia. Quindi nel caso in cui vogliate tingere un accessorio o un capo che cucite e desiderate che il colore del filo sia esattamente lo stesso del tessuto, utilizzate un filo di cotone. Potete utilizzarlo anche sulla tagliacuci per sorfilare tessuti fermi in fibre naturali, esempio cotone o lino. Se il filo di cotone infatti è di qualità non tenderà a spezzarsi.
Questo è un sorfilo realizzato in tagliacuci con un ago e 3 fili con filo di cotone. Una volta tinto in lavatrice diventerà dello stesso colore del tessuto. Avrete quindi filo sia interno sia esterno esattamente in tinta con il vostro capo accessorio. Quindi, riepilogando in conclusione, filo in cotone si usa per tessuti fermi senza nessuna elasticità in fibra naturale, esempio 100% cotone o lino, capi o accessori da tingere. Il filo in cotone in questo caso si può utilizzare sia sulla macchina per cucire sia sulla tagliacuci. Mi raccomando, rocchetti di cotone di super qualità come questi appunto. Filo in poliestere va bene per tutto il resto. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Dulzatina e ci vediamo presto per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. Ciao!